Benvenuti nel video dedicato alla funzione fasce presente in TTCAD L3 ed L4. Mi trovo all'interno di gestione parti, ho preso come esempio un corpetto base di tipo A. Seleziono il davanti e vado a cliccare fasce. Mi porta all'interno della pagina fasce. Questo video è dedicato alla costruzione della fascia con forma rettangolare, perché questa pagina dà tante possibilità. Questo video per la creazione di un rettangolo. Qui viene indicato il nome della fascia quando l'ho creata. Qui sotto ho l'impostazione fascia. Parte a cui voglio applicare la fascia è il davanti ed è la parte che ho selezionato in gestione parti. Fase di lavorazione e correzione, lasciamo questo. Intervalli di punti. Qui devo inserire i punti che mi determinano la linea o la curva su cui io voglio creare la mia fascia. In questo caso è selezionato il punto E e il punto G, quindi la parte inferiore di questo corpetto. Lasciamo questo intervallo perché mi va bene costruire una fascia qui sotto. Di default è selezionato fascia rettangolare ed è quello che voglio costruire. Vado a cliccare su aggiungi una nuova fascia. Il programma mi ha creato questa fascia. Come base AB è la misura di EG. Come altezza mi vengono indicati 3 cm, però bisogna fare attenzione perché di default è selezionato già raddoppia altezza, perciò questi 3 cm che sono selezionati sono 3 cm più 3, perché qui c'è abilitata questa opzione. Se io vado a disabilitarla e clicco applica modifiche, la fascia è alta 3 cm. Inseriamo un'altra misura, 5, applica, ed ecco qui il mio rettangolo con la nuova misura. Sormonti. Ho la possibilità di aggiungere un sormonto sia a sinistra che a destra della mia fascia. Inseriamo 3 cm, clicco applica e il programma mi ha aggiunto a sinistra 3 cm. La linea tratteggiata sta a indicare la fascia in origine e questa misura sono i 3 cm aggiunti. Inseriamone 5 a destra ed ecco qui la mia nuova fascia con il sormonto anche a destra. Andiamo a rimettere le misure in origine, quindi senza sormonto, applica. Orientamento. Di default è orizzontale. Cliccando c'è anche la possibilità di mettere la fascia in verticale. Lasciamo orizzontale, applica. Accorciamento percentuale. Si può accorciare la fascia inserendo un valore e verrà accorciata in percentuale. Inseriamo un numero positivo, quindi 20%. Clicco applica e la fascia è stata accorciata del 20%. Ma io posso anche allungare, sempre utilizzando il valore percentuale, se inserisco un numero negativo. Se io inserisco meno 20%, applica, il programma mi allunga la fascia del 20% rispetto alla misura originale. Portiamolo a 0, quindi con il valore originale. Posso anche in centimetri, quindi utilizzando i centimetri, allungare o accorciare. Qui c'è scritto allungamento. Se inserisco un valore positivo, quindi ad esempio inseriamo 20 centimetri, faccio applica, me l'ha allungata di 20 centimetri. Se io qui inserisco, portiamola a 0 così si vede proprio la differenza dall'origine. Se io qui inserisco meno 10 cm, applica, me l'ha accorciata di 10 cm. Mettiamo all'origine. Qui abbiamo visto che di default quando partiamo c'è raddoppia altezza, ma c'è anche la possibilità di raddoppiare la lunghezza. Quindi seleziono, clicco applica e il programma mi ha raddoppiato la fascia. La tratteggiata indica la metà della fascia.
ho anche la possibilità di aggiungere punti sui sormonti. Allora portiamo all'origine. Qui abbiamo visto che c'è la possibilità di inserire il sormonto, rimettiamo il sormonto a sinistra e viene indicato solo con la tratteggiata. Se io seleziono aggiungi punti su sormonti e applico, mi crea i punti. Abbrevia nome parte generata, è abilitata di default e serve per il nome che viene creato all'interno del modello della fascia. Clicco conferma. Nella struttura d'albero trovo davanti fascia, seleziono e qui ho la mia fascia che ho creato. Se volessi rientrare nella pagina per apportare alcune modifiche, seleziono il davanti fascia e faccio 2 clic. Mi porta all'interno della pagina fascia dove posso di nuovo introdurre e apportare altre modifiche. Vi faccio un altro esempio, perché qui io sono partita già con l'intervallo di punti che mi andava bene. Se io volessi aggiungere una fascia, ad esempio sull'incavo, qui ho il punto C e il punto D. Vi ricordo che per introdurre i punti che determinano una linea, una curva, devo introdurli in senso orario. Quindi primo punto seleziono il C e il secondo punto seleziono il D. L'incavo, vedo la curva dell'incavo che è diventata blu, quindi è selezionata. Faccio aggiungi una nuova fascia, perché voglio costruirne un'altra. Ho gli stessi valori di prima, mettiamola più piccola, ad esempio 1 centimetro, senza il sormonto. Togliamo anche questo, applica, ed ho ottenuto una nuova fascetta e nell'elenco ho 2 fascette. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!